150 anni fa nasceva l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, oggi presente in 97 paesi del mondo. Dal 25 al 30 settembre del 2022 si terrà qui a Roma, in Casa Generalizia, un convegno internazionale sull'apporto delle Figlie di Maria Ausiliatrice dall'inizio fino appunto al momento presente all'apporto all'educazione. E che cos'è questo convegno? Perché c'è questo convegno? Nella realtà attuale, nella situazione attuale di pandemia, ma anche di momento ecclesiale segnato da una convocazione a una conversione sinodale, ci sembra molto interessante, molto bello viverlo quasi come una convocazione delle figlie di Maria Ausiliatrice e delle comunità educanti intorno alla missione che ci è stata consegnata sin dall'inizio. E quindi un'occasione, un processo anche, quindi un convegno che non sia solo un convegno di 5 giorni, ma un processo che già sta coinvolgendo tante ispettorie per una riflessione sul modo di vivere il sistema preventivo oggi, sul modo anche di raccogliere l'eredità di tante sorelle che stiamo raccogliendo in profili di figlie di Maria Ausiliatrice che hanno dato un apporto significativo e incisivo nella società, nella Chiesa, nel territorio, per l'educazione soprattutto di giovani donne delle fasce popolari. Ecco, questo processo è già stato attivato da qualche anno e giungerà, diciamo, a un momento clou, che sarà questo del convegno, che si terrà in presenza, speriamo nel numero più numeroso possibile, più consistente possibile, ma anche online per dare la possibilità a più persone di potervi partecipare. Il convegno è stato pensato come organizzato in 3 sessioni, di cui la prima sarà diciamo di andamento più storico, quindi con una esposizione molto sommaria, ma di tantissimi dati che si stanno raccogliendo sulle opere, sulle figlie di Maria Ausiliatrice, sulle persone che hanno costituito l'istituto dall'inizio fino ad oggi e sulle attività, sulle opere che veramente manifestano una espansione variegata inimmaginabile per certi aspetti in ogni parte del mondo e adattata alle situazioni, alle circostanze locali. Chiaramente vuole essere l'inizio di una riflessione più approfondita sul modo in cui le figlie di Maria Ausiliatrice nel tempo e nella geografia hanno risposto a questa missione di evangelizzare, di portare il Vangelo tramite una educazione globale della persona, in particolare delle giovani per tanti decenni, ma oggi da alcuni decenni anche nella situazione, nella condizione di educazione di bambini, bambine, ragazze, ragazzi. E in particolare la prima sessione perciò guarderà al percorso di tipo storico e la seconda sessione invece intende soffermarsi sulle sfide contemporanee, quindi come esserci oggi. La domanda sarà come essere oggi educatrici tra le suore, ma anche poi nelle comunità educanti, in collaborazione, in rete con altre persone che si interessano di educazione, di sviluppo delle ragazze, delle bambine, dei giovani, il che vuol dire avere a cuore, no? Lo sviluppo di un paese, di una chiesa locale, come esserci da educatrici in un mondo che ha tante sfide, che rivolge tante sfide e che in particolare si ripercuotono sul mondo giovanile. Dunque ci confronteremo con queste sfide anche a livello internazionale, quindi sentiremo delle risonanze dai vari continenti, proprio perché il convegno vuole risuonare, no? Con il vissuto, ma anche con gli intendimenti, con la progettualità delle figlie di Maria Ausiliatrice presenti nei 5 continenti. Dopo questa seconda sessione arriverà una terza che guarda al futuro, quindi partiamo diciamo dal passato per confrontarci con le sfide del presente in cui vogliamo essere educatrici salesiane segnate dal carisma di Don Bosco di Madre Mazzarello per portarlo avanti, per svilupparlo oggi e poi quindi per guardare anche al futuro. Di conseguenza la terza sessione sarà incentrata proprio su quanto già in questi mesi in tanti focus group internazionali
stanno coinvolgendo moltissime figlie di Maria Ausiliatrice, anche educatori laici, giovani, per fare il punto su che cosa si intende per sistema preventivo oggi in tante culture molto distanti dal Piemonte dell'Ottocento, in cui questa espressione è nata, anche prima di Don Bosco chiaramente, e come si vive anche il sistema preventivo. Oltre a questa riflessione si guarderà quali sono le risorse dell'educazione, o meglio, le risorse delle donne in particolare all'educazione. Siamo un istituto religioso femminile dentro una famiglia salesiana dove c'è un doppio volto del carisma, il carisma al maschile vissuto dai salesiani di Don Bosco in particolare e da tante congregazioni femminili. Il nostro istituto ha il fondatore delle origini di questo dono nella Chiesa, quindi del carisma salesiano, vissuto da educatori ed educatrici, e dunque è lì che vorremmo proprio chiederci qual è la strada da percorrere nel futuro, o meglio le strade per poter essere a fianco dei giovani e delle giovani di oggi. Più ci addentriamo nella riflessione che sta comportando la preparazione di questo convegno, più sentiamo veramente la ricchezza, la vitalità del carisma, più sentiamo che il dono dell'educazione preventiva è un dono per tutti e che in questo momento particolare della storia, vissuta a tutte le latitudini, è una grande opportunità per tanti paesi e non soltanto per la famiglia salesiana. Dunque è una preparazione coinvolgente, è una preparazione di cui rendiamo grazie a tutte le persone che stanno collaborando, e allora cosa dire se non che ci teniamo in contatto in tanti modi per continuare la collaborazione in vista di un convegno, ma che pensiamo possa essere anche un punto di partenza per una riflessione approfondita sull'educazione, sulle scienze dell'educazione, che continui anche in futuro, perché il nostro istituto possa continuare ad essere all'altezza della sua vocazione, all'altezza della sua missione, perché i giovani hanno diritto ad educatori e ad educatrici che hanno a cuore la loro vita, il loro futuro. Noi vogliamo esserci in questo cambiamento d'epoca. Sentiamo la bellezza, la responsabilità anche di essere presenti, e quindi veramente con questa grande voglia di collaborare a una società più umana, più giusta, continuiamo questo cammino, continuiamo questo percorso insieme. Grazie.